Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese di non so che anno perché non me lo ricordo, che si intitola Mr. Bad. Partiamo con un grande sospiro perché di nuovo abbiamo la solita protagonista rimbambita. Vabbè, allora, trama. La trama parte anche bene, perché ha un inizio un po' frizzantino. C'è questa ragazza, che è la nostra protagonista rimbambita, che ammira questo scrittore. La cosa bella di questa ammirazione è che è un'ammirazione dovuta al talento, non c'è interesse romantico, non ci sono fantasie inutili e questa è una cosa che io ho apprezzato molto. Scrive una fanfiction in cui fondamentalmente c'è questa storia d'amore nella fanfiction tra lei e il suo idolo, pur non avendo questa volontà di romanticismo una corrispondente nella realtà. Però i lettori di questa fanfiction gli dico sì, vabbè, lui è il protagonista, è questo qua e tu sei te stessa che ti stai fantasticando su una relazione. E allora su una relazione, virgola, dando a lui, al protagonista maschile, tutte le caratteristiche positive in assoluto, ma di fatto cioè, la trama è un po' piatta, non è molto interessante. E allora lei per ripicca si inventa questo personaggio che è il cattivo dei cattivi, che ha un sacco di qualità, ma le usa in maniera distorta, perché appunto è il cattivo. Una sera, ecco, un po' arrabbiata per tutte le critiche, si trova davanti a una fontana e esprime il desiderio di vivere un amore di quelli indimenticabili. Le cade questa moneta che lei porta solitamente al collo nella fontana e a un certo punto pesca un tizio in abiti storici dalla fontana. E questo tizio chi non è se non il cattivo della sua stessa fanfiction, che si trova un po' spaesato, ma essendo molto intelligente, perché dicevo, lui comunque ha un sacco di qualità positive che usa però in maniera distorta, in un certo senso inizia a ricattarla perché se ne vuole tornare da dove è venuto. Lui pensa di venire dal passato e da lì vuole tornare. Lei, che ripeto è rimbambita, ovviamente non gli confessa le circostanze che l'hanno portato nel mondo reale. E quindi c'è tutto questo tira e molla in cui dopo un po' lui scopre che lei vuole vivere un amore indimenticabile, scopre che lei è non innamorata, però è infatuata a livello intellettivo di quello che nel frattempo è diventato il suo capo, perché c'è questo colloquio di lavoro assolutamente stravagante, per non dire irrealistico, in cui lei si presenta e non ha assolutamente uno straccio di competenza per diventare l'assistente personale di lui, questo secondo protagonista, scrittore di libri che l'hanno aiutata in un momento particolare della sua vita. Lei è rimasta traumatizzata e ha tuttora paura del fuoco perché in un incendio ha perso il padre e il figlio della vicina di casa di cui lei era innamorata non corrisposta. E lei poi è stata salvata dai pompieri, però in seguito a questa tragedia lei ha proprio la fobia del fuoco. È andata poi a vivere con la madre di questo ragazzo in un rapporto che sembra molto quello tra madre e figlia, pur non avendo loro un legame biologico. Rapporto tra l'altro molto bello, la madre è un personaggio splendido. Dicevo, c'è questo colloquio assolutamente irrealistico e poi lei che viene assunta dalla CEO di questa azienda di cui lo scrittore sarebbe il capo. Questa ragazza che è amica dello scrittore è la CEO e è quella che ha un attimino
le idee chiare su quello che va fatto e non va fatto. Lei è stata assistente di lui, ma gestisce di fatto l'azienda, quindi si occupa dei contratti, di tutto quello che ruota attorno al mondo dell'editoria, perché l'idea di base di questa azienda è qual è? È quella di pubblicare le storie di lui, ma trovare anche attori emergenti e allineare, offrire di pari passo con le storie anche altri prodotti come possono essere audiolibri, video e quant'altro, giochi, app che ruotano appunto attorno al mondo delle storie e degli autori che fanno parte di questa azienda. Dicevo, c'è questo colloquio per la terza volta assolutamente assurdo e lei viene assunta grazie al suo entusiasmo e i primi giorni, cioè per il primo periodo, non fa niente perché nessuno ha nulla da darle da fare. E quindi lei prende i soldi a stare seduta alla scrivania davanti allo schermo e a piangersi addosso perché ogni volta che questo autore le compare davanti lei perde la parola. Nel frattempo c'ha a casa quell'altro che vuole tornare a casa sua e quando, dicevo, scopre che lei ha questa simpatia, anche se non romantica, verso questo autore, cerca di metterla, di far di tutto per realizzarla. Perché dice: io ti aiuto a realizzare il tuo desiderio di vivere un amore di quelli indimenticabili. Una volta che il tuo desiderio è realizzato, io me ne torno a casa, ognuno per la sua strada, tanti saluti. In realtà l'amore irrealizzabile chi è se non lui? Ci mettono un po' per arrivare alla quadra, nel frattempo appunto lui si spiegano anche con questa storia del passato, questa fobia che lei ha del fuoco. A un certo punto finalmente si scoprono che sono innamorati, non è che sia la cosa sia proprio scorra liscia come l'olio, sia una conseguenza naturale di azioni avvenute o eventi avvenuti sullo schermo, però ecco, si devono innamorare. Nel momento in cui si baciano, lui puff, se ne torna nella sua realtà alternativa. Dopo che lui aveva tra l'altro avuto una crisi perché pensava di venire dal passato, invece poi si scopre che è un personaggio, lui si scopre da se stesso che è un personaggio inventato, quindi comincia a interrogarsi sul senso della vita e cosa vuol dire essere un essere umano. Anch'io mi sono interrogata sul senso della vita durante la visione di questo dramma e vi dico che al più o meno all'episodio 10 su 24 stavo per gettare la spugna. Dicevo, lui torna nella realtà alternativa, però vuole tornare da lei e allora la fatina della Fontana, che è quella che orchestra tutti i fili, dice: va bene, torni, però sei disposta a tornare anche se finirà malissimo? Sì, perché io devo stare con lei. E qui scoprono che in realtà il figlio della vicina di casa, ora madre putativa della protagonista, in realtà era innamorato di lei. E quindi e lui stesso a monte aveva espresso un desiderio nella Fontana di proteggerla per tutta la sua vita. In più salta fuori che il protagonista maschile è una creazione di questo ragazzo, cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra per il modo in cui è stata presentata la sua creazione all'inizio della storia. Proprio hanno ribaltato completamente la frittata e hanno mescolato le carte in tavola dicendo: no, guarda, non è 1, 2, 3 ma è 5, 3, 2, ok? Quindi aiuto. E allora lui le risolve questa paura del fuoco e poi scompare ma non scompare del tutto, perché la fata dice: no, è la fata che in realtà è un uomo, per noi la fata è femmina, però in questo caso la fata è un uomo, e dice: no, ma nessuno ti ha detto che una volta risolto il dilemma di lei tu saresti scomparso, quindi tieni, torna nel mondo umano, potete vivere felici e contenti. Ma plot twist dei plot twist, che secondo me poteva benissimo non accadere, perché questa metanarrazione di tutto quello che è successo adesso come appunto storia inventata non aveva necessità di essere, perché già gli eventi si stavano concludendo in una maniera circolare, cioè avevano senso senza questa appendice finale. E l'appendice finale qual è? È che tutto quello che è stato mostrato, quindi la storia del vicino di casa che
che muore nel fuoco col padre, ma salva lei prima perché aveva salvato lei prima. Ma era innamorato di lei, ma non gliel'aveva mai detto, ma aveva creato il personaggio, ma aveva espresso il desiderio di tenerla sempre al sicuro. Altro non è che il contenuto di un libro scritto dalla protagonista, che nella sua vita reale in realtà non ha mai avuto nessun trauma e si è sposata col migliore amico che ha lo stesso nome del ragazzo che nella storia è morto e che ha la faccia del protagonista che sarebbe il cattivo preso dalla storia. E tra l'altro con una fine di quelle secondo me che mi ha fatto, ho detto ma dai, cioè lei sta presentando il suo libro e ovviamente c'è il giornalista che le chiede se lei ha trovato l'amore nella sua vita reale. Arriva lui bello bellissimo che alla presentazione del libro di lei prende il microfono e si mette a fare la morale sul credere in se stessi e balle varie, cioè stai nel tuo, scusami, cioè, vabbè, wow. Il problema, allora, le premesse sono buone secondo me di questo dramma. Lui mi è piaciuto molto, lui è lo stesso attore di Dan Law, ma qua l'ho trovato molto più versatile, specialmente all'inizio, quando suo malgrado si trova a dover esaudire tutti i desideri della protagonista, perché nonostante lui la metta un po' sotto scacco, minacciandole di rivelare la sua vera identità a tutti quelli che stanno intorno, per cercare di tornare il più presto possibile nella sua realtà, allo stesso tempo è legato a lei che ogni volta che ha bisogno di qualcosa o esprime un desiderio si trova lui che è obbligato a esprimerlo e quindi si vede proprio lui di malavoglissima che si presenta nelle situazioni di difficoltà di lei per darle una mano e quindi lui l'ho apprezzato da molto, dicevo, perché ho visto una versatilità che ad esempio in Hidden Love era del tutto mancante. Lei, ripeto, la solita protagonista idiota che per i primi almeno 10 episodi non sa veramente da che parte è girata. Le scene in ufficio sono veramente imbarazzanti, cioè proprio scavano il cringe. Lei che guarda lo schermo, dei colleghi che non sanno che cosa darle da fare, cioè ma in che mondo vivete? Ma chi è che ha scritto sta roba? Seconda coppia non parliamone ragazzi miei, la seconda coppia ovviamente è l'autore con la CEO, loro due sono amici da una vita, lui è un pusillanime di quelli con la patente proprio P di pusillanime, ok? Mentre la protagonista, la prima protagonista c'ha la R di rimbambita, lui c'ha la P di pusillanime perché è innamorato dell'amica da sempre ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi a parte mettere il broncio quando lei invece esce con gli altri, perché anche lei è innamorata di lui, però siccome l'investimento iniziale di questa azienda viene dal padre di lui che è sfondato di soldi e che ha messo come condizione il fatto che loro due non si frequentino, lei in un certo senso si è messa l'anima in pace, però non è che si è messa a piangersi addosso, ok? Lei vive la sua vita, fa il suo lavoro, sta a fianco a lui e se le capita di frequentare gente, frequenta gente, senza tanti patemi. Lui no, invece continua a fare il fregnone che ha bisogno di essere servito e riverito come un bambino di 5 anni e fa i capricci quando lei appunto va avanti con la sua vita. Finché a un certo punto si scoprono tutti questi altarini e miracolosamente tutti i personaggi che fino a un certo punto sono stati in un modo subiscono un trapianto di personalità. La protagonista da rimbambita diventa la maga delle assistenti di un capo d'azienda e lui che era pusillanime, incapace di veramente allacciarsi le scarpe da solo, prende in mano le sorti dell'azienda, non capendoci una cippa tipo dei contratti e cose del genere, ma comunque non fa niente, lui non demorde finché ce la fa, come non si sa, perché cioè, voglio dire, non è che la comprensione di un contratto di lavoro ti cade dal cielo, ti devi formare, qualcuno ti deve spiegare anche qualcosa, se no fai solo delle grandissime cappellate. Dicevo, lui poi
si dichiara a lei, però la tirano lunga fino al penultimo episodio quando finalmente si mettono insieme. Seconda coppia, veramente la frustrazione sullo schermo. E dicevo, cioè la storia, allora i vari blocchi narrativi di sequenza degli eventi sono messi assieme nella maniera più spigolosa possibile, perché non c'è una fluidità, non c'è una costruzione dell'evoluzione naturale. Prendiamo il protagonista, lui è cattivo o è presunto cattivo. Deve trovare l'amore, come si dice, indimenticabile per questa tizia che l'ha che l'ha pescato dal suo mondo e l'ha trapiantato in un altro. E quindi cerca di rendere lei la ragazza ideale dell'autore. Così facendo, ovviamente, il suo stesso interesse viene attivato, viene svegliato, ma non se ne rende conto o comunque nega sempre questa cosa. Quindi, quando poi loro due si mettono insieme, ti viene da chiederti, ma scusami, fino a un momento prima hai negato che lei avrebbe potuto interessarti e adesso stai abbracciando la cosa come cioè, con un voltafaccia di 180 gradi. In più abbiamo le classiche scene di succede un momento di avvicinamento, però succede sempre in un momento, fra virgolette, di vulnerabilità di una delle due parti. Nella fattispecie loro due dormono tenendosi la manina e il giorno dopo lui è consapevole di quello che è successo e quindi è molto contento perché si è reso conto che è interessato a lei. Lei pensa di esserselo sognato e quindi per non stravolgere gli equilibri fa due passi indietro per riportare le cose a un livello neutro nella relazione. Perché pensa, ripeto, di essersi immaginata questo momento di intimità e quindi non vuole stravolgere gli equilibri. L'altro invece, che sa che questo momento è avvenuto veramente, è continuamente frustrato dal fatto che lei, con cui prima c'era un avvicinamento, adesso si sia un po' ritirata, quando è lui stesso quello che rinforza questa convinzione che il momento di intimità, di avvicinamento romantico sia in effetti una fantasia di lei. Cioè, quindi allora che cosa vuoi? Cioè, non è che puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca, deciditi. E quindi queste cose, cioè veramente i blocchi di trama che si scontrano invece di fluire uno con l'altro, veramente, cioè, che peso ragazzi, io ripeto, cioè sono arrivata all'episodio 10 su 24 che ho detto, non ce la posso fare. Mi aspettavo qualcosa di meglio perché, ripeto, la premessa era interessante, la figura di lui come un personaggio negativo era resa bene all'inizio. E non lo so, invece di giocare in maniera un pochino più intelligente sulle differenze che poi pian piano si stemperano perché i due personaggi hanno occasione di avvicinarsi, di aprirsi l'uno con l'altro e questo porta poi a un mutamento naturale nella relazione, no, continuiamo muro contro muro e poi paf, di punto in bianco siamo innamoratissimi. Ok, va bene. E ecco, ripeto, anche la fine con la spiegazione che era tutta una fantasia, che altri non erano gli eventi che i fatti narrati all'interno di un libro ideato dalla protagonista, secondo me è stata un'aggiunta assolutamente non necessaria. Qualcuno ha storto, ho letto un po' di commenti che hanno detto no, cioè proprio qua siamo caduti nella scarpata con questa spiegazione, cioè io l'ho trovata assolutamente non necessaria, ecco. E vabbè, questo è quanto. Mr. Bad, ditemi cosa ne pensate. Mi auguro che in futuro ci siano delle protagoniste meno rimbambite, cioè meno
vengano scritte dagli sceneggiatori delle figure femminili meno schiave del cliché e un pochino più aderenti alla realtà. Perché, ripeto, soprattutto nella sequenza lavorativa iniziale, cioè lei è un personaggio che non sopravviverebbe un giorno in un ufficio, cioè non ha senso, non ha proprio senso. E invece vengono portate avanti queste scenette per puro amore di pseudocomicità che sono totalmente scollegate dalla realtà e cioè che allo spettatore, a me nella fattispecie, fanno cadere le braccia e non solo. Speriamo meglio per il futuro. Ci sono delle cose positive, una fra tutti, come dicevo all'inizio, il fatto che lei abbia questo idol, ma questa sua ammirazione non implichi necessariamente un coinvolgimento romantico, cioè promossissima, perché porca miseria, si può ammirare qualcuno senza che ce lo si voglia limonare, no? Cioè esiste l'ammirazione professionale, non è che deve essere sempre tutto declinato con l'accezione romantica, cioè esistono anche altri tipi di appunto ammirazione, anche affetto se vogliamo dire, ma senza che questo abbia per forza un risvolto emotivo più profondo, ok? E quando dico più profondo intendo dire senza la volontà di perseguire, di andare a inseguire o concretizzare il rapporto in una relazione romantica. Questo l'ho apprezzato davvero davvero molto. Però nel complesso, cioè per me è un po' un buco nell'acqua come storia. E nonostante la prestazione di lui, che invece mi ha convinto, e andrò a vedere qualcos'altro, ho un altro titolo sulla mia lista e staremo a vedere. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!